Ho imbrattato il mio studio di capelli, fiocchi d'avena e origano perché voglio vedere se questo robot riuscirà a pulirlo completamente. Ma prima di vedere il risultato del test, facciamo un passo indietro. Se cercate un robot pulitore di fascia media che costi come un robot di fascia media, ma che abbia delle caratteristiche da top di gamma, allora questo video potrebbe essere molto interessante per voi. Il suo nome è Robot Corevo 2 Pro, è disponibile sia su Amazon e anche sul sito ufficiale della Roborock e se lo acquisterete adesso tramite l'offerta di lancio, invece di pagarlo 6,99 lo pagherete solamente 499 euro. Vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che anche nella descrizione di questo video. Aspirazione da ben 25.000 pascal, che non è un record in assoluto, ma per i robot di fascia media, medio-bassa è sicuramente un dato da non sottovalutare. Doppio mop rotante che si alza a 15 mm se avete tappeti e non volete rovinarli durante il lavaggio, e quello di sinistra è anche estensibile, grazie a questo meccanismo che vi permette di pulire e lavare anche oltre le dimensioni del robottino. E se non volete rischiare minimamente l'integrità dei tappeti, se avete dei tappeti persiani molto costosi, non è un problema perché questo robottino ha anche la funzione di staccare i mop quando utilizzate solo l'aspirazione, e se attiverete questa opzione il robot andrà solo in modalità aspirazione utilizzando esclusivamente le spazzole centrale e quella laterale. E a proposito delle spazzole centrali e quella laterale, vi informo che sono entrambe antigroviglio. Dopo andremo a fare il test d'aspirazione con anche dei cappelli che ho comprato appositamente colorati, e tornando alle spazzole ho apprezzato tantissimo la presenza di una doppia spazzola centrale rispetto alla classica singola, perché averne due diminuisce ulteriormente il rischio di groviglio. Ruotoni ammortizzati che gli permettono di superare piccole soglie e tappeti, e per quanto riguarda la pulsanteria ovviamente si può controllare dall'applicazione. In ogni modo ci sono sia il tasto di avvio della pulizia e anche il tasto di ritorno alla base. Questa che vedete, la torretina LiDAR, non è retrattile in questo modello e ci sta, visto comunque il suo prezzo molto competitivo, che gli permette la navigazione e una mappatura ultra rapida. Ovviamente viene aiutata anche dal sistema visivo presente nella parte frontale. La stazione all-in-one: all'interno troverete il contenitore dell'acqua pulita, il contenitore dell'acqua sporca e sotto ai serbatoi troviamo anche il contenitore della polvere. Guardate che soluzione veramente intelligente. Questa invece è la base di lavaggio e tra l'altro potete anche rimuovere per fare la pulizia ordinaria periodica, e anche nel lavaggio mop siamo alla top di gamma perché è dotato del sistema a mollo e riesce a fare il lavaggio a ben 75 gradi con un'asciugatura a 45 gradi. E per finire anche la rampa frontale si riesce a rimuovere per facilitarne la pulizia. E dopo questa breve introduzione tecnica andiamo a fare insieme la mappatura, così potete utilizzare il mio video come tutorial per poi andare a fare un test completo di pulizia con briciole, macchie, evitamento e anche tappeti. Per quanto riguarda l'installazione è molto semplice, vi basterà rimuovere il case e andare a inquadrare con lo smartphone il QR presente sopra il robot. Qui invece trovate tutte le informazioni per rimuovere e pulire il contenitore della polvere, e come vedete è anche dotato di filtro. Sono già all'interno dell'applicazione della Roborock, vi lascio per comodità lo screenshot qua di fianco. Per quanto riguarda la mappatura, una volta che l'avrete inserito nell'applicazione vi basterà cliccare su mappatura rapida. Un consiglio che vi do prima di fare la mappatura è di cercare di sistemare la vostra abitazione rimuovendo magari tutti quegli ostacoli rimovibili, così da dare un maggior campo visivo al robottino. La mappatura inizia ora. E come avete sentito parla perfettamente italiano. Ha già suddiviso gli ambienti, potete rinominare le stanze e anche fare delle modifiche alla mappa, come inserire delle zone di non lavaggio. Nel mio appartamento non ho zone da escludere, per cui non ci rimane che iniziare col test di pulizia. Il robot è già uscito dalla dock station, ha lasciato i mop nella zona di ricarica. Guardate già la velocità con cui si sta dirigendo sopra il tappeto, e come avete sentito dalla telecamera ha anche aumentato l'aspirazione. Vediamo come si comporta.
Guardate dove è passato, ha aspirato completamente tutti i fiocchi d'avena, ma adesso vi lascio al timelapse della pulizia del tappeto. Il robot ha finito la pulizia del tappeto, andiamo a vedere da vicino il risultato finale. Non è rimasto nessun fiocco d'avena e vi ricordate quanta ne avevo messa? Mi sto avvicinando ma non ho trovato nessun residuo. E ora il robot sta venendo nello studio per pulire tutta quest'area extra sporca, l'ha già riconosciuta, infatti ha aumentato la potenza d'aspirazione. Sono curioso di vedere come si comporterà sui capelli. Devo dire che se supera questo test, guardate, ha già aspirato tutti i capelli. Sta ultimando l'aspirazione. Guardate, rispetto a prima, tra capelli, origano e fiocchi d'avena, manca solo l'ultima parte e devo dire che aspirare in contemporanea 3 tipologie di sporco non era sicuramente un test semplice e facile da superare, e tra l'altro sta facendo anche la pulizia incrociata. Adesso infatti ha cambiato la direzione dell'aspirazione. Guardate anche da vicino il funzionamento della spazzola laterale, ha praticamente finito. Guardate dall'alto il risultato finale, direi che non c'è paragone rispetto alle condizioni del mio studio prima dell'inizio del test. Guardate il robot dove sta pulendo esattamente sotto al mio letto ed eccolo qua che è sbucato dall'altra parte. Sta facendo aspirazione e lavaggio in contemporanea e si vede già la striscia tra la zona lavata e la zona che deve ancora lavare, ed è molto utile il lavaggio smart con intelligenza artificiale perché riesce a regolare la quantità d'acqua in base allo sporco, diminuendo notevolmente i consumi d'acqua durante il lavaggio. Guardate come pulisce perfettamente il battiscopa, spero che si veda bene dalla telecamera, ed è così intelligente che si sta pulendo anche vicino alla stazione. E adesso il robot si sta concentrando sul corridoio. Ho disseminato tantissimo origano, praticamente ho fatto una striscia tra una porta e l'altra. Vediamo se riuscirà ad aspirarlo completamente. Primo mucchietto aspirato, anche il secondo, il terzo. Vediamo se li riesce a fare tutti come filotte. Guardate anche come la zampetta viene estratta per pulire fino all'ultimo centimetro del mobile. Direi che in un unico passaggio ha aspirato tutto lo sporco che avevo disseminato in corridoio. E mentre il robottino sta effettuando la pulizia, facciamo un tour dell'applicazione. Potete programmare la pulizia e inoltre potete anche modificare la tipologia di pulizia per ogni ambiente, cambiando l'aspirazione minima o massima oppure bilanciata, la quantità d'acqua per il lavaggio, ci sono 3 varianti, il numero di pulizie 1 o 2 e anche il percorso che può variare da veloce, standard oppure profondo. Molto utile l'impostazione di pulizia per i tappeti, ci sono 4 modalità, solo aspirazione, evita tappeto, che è quella che ho attivato perché il tappeto, come avete visto, l'abbiamo già pulito nella prima parte, attraversa, in cui il robot attraverserà senza pulire e aspirare il tappeto, e la modalità aspira e lavaggio se per caso avete un tappeto lavabile. Ci sono tantissime impostazioni anche per la stazione di ricarica, come la modalità di lavaggio del panno tra smart, risparmio acqua e immersione. Potete aumentare e diminuire il volume del robot e come vedete è presente l'italiano sia nell'applicazione ma anche per quanto riguarda i comandi vocali. Lo potete anche utilizzare come macchina radiocomandata per pulire, perché potete attivare il comando a distanza e se siete una famiglia numerosa potete anche condividere il dispositivo su più cellulari. Prima di chiudere questo tour delle impostazioni vi ricordo di attivare sempre l'aggiornamento del firmware, perché così il robot laverà e aspirerà con l'ultima versione aggiornata. Guardate come riesce a pulire anche sotto al divano. Qua ho messo un peluche di un cane per vedere se lo riconosce e lo evita. L'ha riconosciuto, guardate come ci sta girando attorno e anche allungato il mop posteriore. Ho già disseminato il bagno di macchie di Pepsi. Guardate anche qui quanto è utile l'estensione del mop per pulire fino all'ultimo centimetro del bagno. Ed ecco che ci passa sopra. Guardate come l'ha pulito in un solo passaggio. Pulizia terminata. Ritorno alla base di ricarica. Come avete sentito, ha finito tutta la pulizia dell'appartamento, si vede perfettamente che non c'è un grammo di polvere
e anche le mattonelle sono state sgrassate perfettamente. Stessa qualità di pulizia e lavaggio per quanto riguarda il corridoio. Questa zona, se vi ricordate, l'avevo sporcata senza ritegno, piena di capelli, fiocchi d'avena, polvere e anche origano. Il tappeto l'avevo già analizzato precedentemente. Il robottino, adesso che ha ultimato la pulizia e il lavaggio, sta andando a fare la pulizia dei mop. E ora che il robot ha ultimato l'asciugatura, lo andiamo a estrarre per vedere come si è pulito nella parte inferiore. Non mi sembra di notare dei capelli sia nelle spazzole centrali ma anche in quel laterale, nonostante la quantità industriale di extension che ho usato durante il test. E anche per quanto riguarda la pulizia dei due mop non mi sembra di vedere residui. E vi ricordo che se lo volete acquistare vi ho lasciato il link diretto sul primo commento e anche nella descrizione. È disponibile sia sullo store di Amazon ma anche sullo store ufficiale della Roborock. E se lo acquisterete con l'offerta di lancio, invece di pagarlo 699 euro, lo pagherete solamente 499 euro. Detto questo, se avete domande su questo robot, scrivete nei commenti. Vi auguro buone vacanze se le dovete ancora fare e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!